Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Spero siate pronti per un'altra immersione nel dorato, e a volte torbido, mondo dello spettacolo turco. Oggi riprendiamo una storia che, come un buon romanzo, continua a svelare nuovi capitoli. La complessa relazione, o presunta tale, tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, e l'ombra persistente della rivalità, forse immaginaria, con Fariye Evcen. Vi avevo promesso più dettagli e una visione più approfondita, e sono qui per accontentarvi. Allacciate le cinture, perché stiamo per esplorare i meandri di questo triangolo amoroso, o di amicizia platonica, chi lo sa, che continua a tenere banco nel panorama mediatico turco e non solo. Come vi ho anticipato nel video precedente, il fulcro di questa saga risiede nell'innegabile chimica tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul durante le riprese della serie di successo Kara Sevda. Un successo planetario, diciamocelo, che ha consacrato entrambi come icone del romanticismo sullo schermo. I loro personaggi, Kemal e Nihan, hanno fatto sognare milioni di telespettatori con una storia d'amore impossibile, segnata da ostacoli insormontabili e da una passione travolgente. Ma è proprio questa passione simulata, questa intensità recitata, ad aver innescato la miccia del gossip. E qui è fondamentale sottolineare un aspetto: la potenza dell'interpretazione. Burak e Neslihan sono attori di talento, capaci di trasmettere emozioni autentiche anche attraverso uno schermo. Questa loro bravura, inevitabilmente, ha alimentato la fantasia del pubblico, portando molti a credere che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale. Ora, cerchiamo di essere chiari, né Burak né Neslihan hanno mai confermato una relazione sentimentale. Entrambi erano, e sono, felicemente impegnati con i rispettivi partner. Burak con Fariye Evcen, con cui ha costruito una famiglia meravigliosa, e Neslihan con Kadir Dunu, suo marito e compagno di vita. Nonostante ciò, i pettegolezzi non si sono mai spenti del tutto. Perché? Perché l'immaginario collettivo è difficile da controllare, soprattutto quando si tratta di storie d'amore che toccano le corde più profonde dell'anima. Passiamo ora al nodo cruciale della vicenda: la presunta rivalità tra Neslihan e Fariye. Qui, dobbiamo muoverci con cautela, perché si tratta di un terreno minato, fatto di supposizioni, voci di corridoio e interpretazioni spesso tendenziose. Si dice che Fariye, gelosa dell'affiatamento tra il marito e Neslihan sul set, non vedesse di buon occhio la loro collaborazione. Si vocifera di sguardi di sfida, di silenzi imbarazzanti e di una generale atmosfera di tensione. Ma attenzione, non ci sono prove concrete di tutto questo. Si tratta, per lo più, di deduzioni basate su assenze, mancate interazioni pubbliche e, diciamocelo, una buona dose di fantasia da parte dei media. È vero che Neslihan e Fariye non sono mai state avvistate insieme, né si sono mai scambiate commenti sui social media. Ma questo non significa necessariamente che ci sia una faida in corso. Potrebbe semplicemente trattarsi di una scelta personale, di una volontà di mantenere le distanze per evitare ulteriori speculazioni. Ed è qui che entra in scena la presunta difesa di Burak. Come vi ho raccontato nel video precedente, sono circolate voci secondo cui Neslihan avrebbe subito delle critiche ingiuste sui social media. Critiche che, ripeto, non sembrano essere direttamente collegate a Fariye, ma che riguardavano piuttosto la sua vita professionale e personale. E, stando a quanto riportato da alcuni media turchi, Burak sarebbe intervenuto, in privato, per difendere la sua ex partner di set. Ribadisco, non ci sono prove tangibili di questo intervento. Non ci sono dichiarazioni pubbliche, interviste o post sui social media che lo confermino. Ma, secondo alcune fonti, Burak avrebbe espresso il suo disappunto per le critiche rivolte a Neslihan, sottolineando il suo talento, la sua professionalità e la sua umanità. Si dice che abbia contattato alcuni giornalisti per invitarli a moderare i toni e a evitare di alimentare ulteriormente le polemiche. Ma perché Burak avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Cerchiamo di analizzare le possibili motivazioni, senza cadere nella trappola delle facili conclusioni. ***** 1. Il rispetto professionale e l'amicizia, platonica ***** Burak e Neslihan hanno lavorato a stretto contatto per molto tempo. Hanno condiviso successi, fatiche e momenti indimenticabili sul set di Kara Sevda. È plausibile che, al di là delle dinamiche personali e delle speculazioni, Burak abbia sviluppato un sincero rispetto e affetto per Neslihan. Un affetto platonico, ovviamente, basato sulla stima professionale e sulla condivisione di un'esperienza unica.
In questo senso, è comprensibile che si sia sentito in dovere di proteggerla dalle critiche eccessive. ***2. La consapevolezza dell'impatto del gossip ***Burak è un attore molto attento alla sua immagine pubblica. Sa bene quanto le gossip e le polemiche possano danneggiare la reputazione di un artista. In un contesto mediatico spesso spietato, è fondamentale proteggere la propria immagine e quella dei propri colleghi. È possibile che Burak abbia voluto evitare che la situazione degenerasse e che si creasse un clima ancora più tossico, consapevole del fatto che una spirale di polemiche avrebbe potuto danneggiare tutti gli attori coinvolti. ***3. Un gesto di pacificazione verso Faria ***. Questa è un'ipotesi più complessa, ma non da escludere. Prendendo le difese di Neslihan, Burak avrebbe potuto voler placare le voci di una presunta rivalità tra sua moglie e l'attrice. Un modo per dimostrare che non c'è alcun astio tra le due donne e che tutto il clamore mediatico è infondato. Un gesto di distensione, insomma, per rassicurare Farie e mettere a tacere le malelingue. ***4. Una strategia di marketing, poco probabile, ma non impossibile Non possiamo escludere completamente l'ipotesi di una mossa pubblicitaria. Nel mondo dello spettacolo, a volte, anche i gesti apparentemente altruistici possono nascondere una strategia di marketing ben precisa. Prendendo le difese di Neslihan, Burak avrebbe potuto migliorare la sua immagine pubblica, dimostrando di essere una persona leale e generosa. Ma, a mio avviso, questa è l'ipotesi meno probabile. Burak è un attore affermato, con una carriera solida alle spalle. Non ha bisogno di gesti eclatanti per farsi pubblicità. E la reazione di Neslihan? Anche qui, il silenzio regna sovrano. L'attrice non ha rilasciato dichiarazioni in merito e non ha commentato pubblicamente la vicenda. Un silenzio che può essere interpretato in diversi modi. ***1. Ignoranza della vicenda ***. È possibile che Neslihan non fosse a conoscenza dell'intervento di Burak. In un mondo frenetico come quello dello spettacolo, è facile perdere di vista le notizie e i pettegolezzi che circolano sui media. ***2. Scelta strategica di non alimentare le polemiche Neslihan potrebbe aver preferito non commentare la vicenda per evitare di alimentare ulteriormente le polemiche. Un silenzio prudente, insomma, per non gettare benzina sul fuoco. ***3. Disinteresse verso il gossip È possibile che Neslihan non dia peso alle voci di corridoio e che preferisca concentrarsi sulla sua vita personale e professionale, senza farsi influenzare dal gossip. ***4. Un accordo dietro le quinte Non possiamo escludere l'ipotesi di un accordo dietro le quinte tra Burak e Neslihan. Magari i due attori si sono confrontati in privato e hanno deciso di affrontare la situazione in modo discreto, senza coinvolgere i media. In definitiva, la storia della presunta difesa di Burak Oshivit nei confronti di Neslihan Atagul è un esempio perfetto di come il gossip e le speculazioni possano creare un vortice di curiosità e di pettegolezzi intorno alle star del mondo dello spettacolo. Una storia complessa, fatta di sfumature e di interpretazioni, che continua a tenere banco nel panorama mediatico turco e non solo. Spero che questa analisi più approfondita vi sia piaciuta e che abbiate trovato interessante la ricostruzione della vicenda. Abbiamo cercato di analizzare i fatti, le speculazioni e le possibili motivazioni dei protagonisti, senza cadere nella trappola delle facili conclusioni. Prima di salutarvi, vorrei ringraziarvi per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'analisi che abbiamo fatto insieme. Se avete delle opinioni o dei commenti sulla vicenda, non esitate a lasciarli qui sotto. Sono sempre molto curioso di sapere cosa ne pensate e di leggere le vostre reazioni. E ora, l'ultima cosa, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ci vediamo presto con nuove storie, curiosità e pettegolezzi dal mondo dello spettacolo. Un abbraccio a tutti e grazie ancora per il vostro supporto. E non dimenticate, il gossip è divertente, ma la verità è sempre più complessa.